Ciao a tutti, io sono Riccardo e questo è Plus Size, una rubrica oltre la XL. Quando Taylor Swift ha annunciato a maggio che Lover, il suo album uscito qualche mese fa, avrebbe avuto un sottotono politico, nessuno si sarebbe immaginato che sarebbe davvero accaduto. Dopo essere stata criticata per il suo silenzio sulle questioni politiche, già nell'ottobre 2018 si era esposto dichiarando che credeva nella lotta dei diritti LGBT e che trovava che il razzismo sistematico fosse qualcosa di disgustoso e terrificante. Ma con You Need to Calm Down, il secondo singolo tratto dall'album, Taylor ha deciso di diffondere un obiettivo di giustizia sociale, incorporando l'intersezionalità, sradicando l'oppressione interiorizzata e spacchettando il modo in cui manteniamo il potere sugli altri. Il video in particolare ha incoraggiato tutti i cittadini americani a sostenere l'Equality Act al Senato, incanalando l'afflusso di donazioni alla GLAAD, l'organizzazione no profit di attivismo LGBT più grande d'America, e rappresentando la diversità nella comunità queer. Ma a parte questo singolo, l'album Lover mantiene la sua promessa di sfumatura politica. Sicuramente Lover è un album con una grande forza musicale, che mixa testi intelligenti, melodie accattivanti, un ritorno alle radici da diario tipico di Taylor Swift e che in più ha un modo furbo di giocare con temi e messaggi politici. Miss Americana and the Heartbreak Prince, ad esempio, è il classico brano di Taylor Swift, una traccia che esamina le difficoltà di affrontare le relazioni romantiche attraverso la metafora del liceo. Immagini che non sono una novità nella carriera di Taylor, ma che stavolta rappresentano anche un'allegoria. Il testo infatti esprime il rapporto che Taylor ha con la presidenza Trump, in particolare legata alla sua storia di utilizzo delle immagini americane classiche che ora sono diventate tipiche del marchio Trump. La gloria americana è svanita davanti a me, ora mi sento senza speranza, mi sono strappata il vestito da ballo, dice Taylor. Mi sento impotente, le ragazze sono depresse, che vuoi, sono ragazzi, ma dove sono quelli intelligenti? Caro, io ho paura. Soon You'll Get Better è l'altro asso nella manica di Lover. La canzone, che descrive in dettaglio la montagna russa emotiva che Taylor ha vissuto durante la battaglia di sua madre contro il cancro, non è di natura politica. La dichiarazione politica della canzone però è nella scelta di collaborare in questo brano con le Dixie Chicks. Nel 2003 Natalie Maines, membro delle Dixie Chicks, aveva criticato l'allora presidente George W. Bush durante una tournée a Londra, dicendo di non volere guerre e violenze e che si vergognasse che il presidente degli Stati Uniti fosse del Texas. Il pubblico principale dei fan delle Dixie Chicks, che poi è anche il pubblico più longevo di fan di Taylor Swift, dopo questo episodio le ha abbandonate, boicottando la loro musica e inviando loro addirittura minacce di morte. Persino le etichette discografiche hanno creato un dopo Dixie Chicks, chiedendo ai loro artisti country di non schierarsi politicamente in questo modo. La scelta di Taylor quindi di collaborare è un chiaro segnale che non ha più paura di fare incazzare quelle persone che l'hanno sempre seguita solo per difendersi da ciò in cui crede. Ma il vero fulcro politico di Lover è The Man, una canzone in cui Taylor si chiede come la sua carriera sarebbe interpretata in modo diverso se fosse un uomo. Non scuoterebbero la testa chiedendosi se mi merito tutto questo, dice. Sono così stanca di correre il più veloce che posso. Mi chiedo se ci sarei arrivata più velocemente se fossi stata un uomo. Un esempio di esperienza di oppressione patriarcale molto valida. Ma per quanto l'esperienza di oppressione patriarcale di Taylor sia valida, bisogna comunque ammettere che si tratta della visione di una donna bianca, ricca, etero, cisgender, abile e magra. Ed è forse questo il limite politico che si pone Lover. Taylor è palesemente incazzata, ma si muove su una versione ancora tiepida di questo risveglio politico e sociale. Una visione diciamo più dorata che rosso fuoco, ma avendo ormai aperto la strada, Taylor da oggi in poi potrà impegnarsi ad utilizzare i suoi privilegi per dare voce a tutte quelle minoranze che hanno bisogno di essere ascoltate.